Ciao ragazzi, bentornati. Oggi video super estemporaneo, sono nella mia casa in montagna e in questi giorni, avendo un po' di tempo libero, riflettevo su una domanda che mi è rimasta in mente da quando ho visto la presentazione della nuova Pentax, e cioè, ma perché diavolo questa fotografia analogica attira così tanto le persone? Ovviamente mi ci metto in mezzo perché siamo tutti quanti così ossessionati dalla fotografia a pellicola che sta rivivendo un momento di grande interesse generale. Questi oggettini, ragazzi, adesso ho in mano questa Lomomatic 110 perché tra qualche settimana la utilizzerò in un viaggio che devo fare, quindi era un po' che volevo testarla e quindi sono super contenta di avere questa possibilità perché è un oggettino che proprio a livello fisico, come dire, mi attirava con le sue belle pellicoline che vedete qua, già pronte per il mio viaggetto. E dunque, torniamo a quella che è la domanda di questo video, ovvero, ma perché diavolo le persone insistono a scattare a pellicola? La pellicola ha indubbiamente degli svantaggi, cioè sono più palesi gli svantaggi dei vantaggi, per cui la domanda sorge spontanea. È scomoda, dobbiamo portarci dietro rullini, sono una cosa comunque delicata che si può rovinare, avere dei problemi. È una fotografia ovviamente più lenta, quindi ci sono delle volte che magari ci fa perdere un momento in cui invece con un telefono otterremo uno scatto immediatamente, quindi è una fotografia più rischiosa, ok? È una fotografia in cui ci sono una serie di cose che possono fallire, può essere che espongo in maniera scorretta, può essere che il rullino gli succede qualcosa, può essere che sbaglio a caricare oppure a riavvolgere la pellicola, può essere che se sviluppo da me sbaglio qualcosa nel processo di sviluppo, ci sono un milione di cose che possono far sì che la fotografia a pellicola fallisca, ok? Oltre al fatto che, come ben sappiamo tutti purtroppo, non è che in questo periodo sia una scelta particolarmente economica, nel senso che io credo che abbia senso scattare a pellicola quando uno è più o meno, non voglio dire certo di quello che sta facendo, però è chiaro che se io scatto e lo faccio veramente alla cieca, rischio molto, ok? Rischio molto di non portare a casa quello che è il risultato che volevo. E tra l'altro la cosa che mi sorprende, diciamo, della pellicola è che noi viviamo in un mondo che viaggia a delle velocità molto rapide, ok? Anche solo i social network che abbiamo adesso, in cui la fruizione dell'immagine è una cosa che dura pochissimi secondi, per cui, come dire, noi mettiamo un'immagine e dopo poco è già sparita nell'etere, ok? Rimane traccia per veramente pochissimo tempo. Abbiamo questa ricerca continua dell'immediatezza, abbiamo Amazon Prime perché le cose ci devono arrivare di corsa, sempre più in fretta, sempre prima, chi fa la spedizione più veloce è più bravo, e quindi quest'idea di fruibilità immediata è una cosa che è molto di questi ultimi anni, direi, no? C'è questa impazienza generale su qualunque cosa. Quando voglio vedere una serie TV sono impaziente perché se ho la cosa on demand, mentre una volta ogni settimana magari mi usciva un episodio, se c'è una cosa on demand io me la guardo tutta, me la sparo tutta, perché non riesco ad aspettare che la settimana dopo esca l'episodio, come era anni fa, quando eravamo ragazzini, almeno quelli della mia generazione. Quindi mi chiedo, a vedere, quando ho visto appunto alla presentazione della Pentax, ho visto che c'era una grossa fetta di pubblico giovane e non di giovani fotografi, nel senso gente che già di suo faceva, cioè come posso essere io che magari faccio la fotografa in generale, lavoravo in digitale e poi ho avuto una riscoperta della pellicola successiva, quindi già avendo le nozioni di fotografia, diciamo così, utili per sapere cosa stavo facendo, ok? Cambiava semplicemente il mezzo, diciamo, in qualche maniera cambiava il mezzo, ma tutta quella che era la tecnica fotografica di base era già in mio possesso. Mi sembra di vedere che invece sia una cosa che attira anche persone che non hanno la competenza fotografica alle spalle già quando ci si approcciano, e sicuramente ci sono una serie di corpi macchina, dalla compatta molto semplice a una serie di situazioni di cui secondo me l'Homography si fa da questo punto di vista ottimo portavoce, cioè credo che l'Homography cerchi di, per esempio, gestire un pubblico che non è per forza un pubblico di professionisti, e in realtà questa cosa per i puristi può sembrare così un po' da storcere il naso, ma secondo me invece ha senso, perché alla fine rende più fruibile una cosa che anche solo fino, vi direi, 10 anni fa
era riservata alla casta di coloro che effettivamente facevano fotografia a livello professionale e mantenevano la passione per la pellicola anche, come dire, anche se la pellicola non era più ovviamente, come magari parliamo di veramente un po' di anni fa, quindi quando era veramente l'unico mezzo disponibile, ok? Quindi mi verrebbe da dire che fino a una decina di anni fa il mondo analogico era ancora appannaggio, direi esclusivo, dei professionisti che mantenevano proprio come dire, l'amore per un mezzo che era in quel periodo in palese disuso, ok? Adesso invece vedo che c'è un grandissimo riavvicinamento e questa cosa mi fa chiedere: ma perché? Cioè, qual è il motivo? Abbiamo tutti in tasca un telefono che fa una foto immediatamente. Se voglio fare il fotografo, mi posso comprare una qualunque camera digitale che ormai anche a fasce di prezzo, diciamo, ragionevoli, sono corpi macchina estremamente performanti, quindi con cui posso veramente lavorare ad alti livelli. Perché devo andare a ragionare sulla pellicola? E mi sono data una serie di risposte e sono partita da quella che è la mia idea del perché io lavoro a pellicola e la preferisco in certi casi rispetto al digitale. Allora, io penso che la fotografia in generale per me abbia due principali obiettivi. Uno è questo senso apotropaico un po' della paura di perdere, di fermare l'attimo, di perdere dei momenti, e io questa cosa su di me la sento molto, cioè io ho sempre molto il bisogno di raccontare le cose, di fermarle, è proprio una cosa secondo me di come dire, di idea di vita un po' più ampia, cioè proprio una mia paura atavica del tempo che passa, del perdere certi momenti, e quindi la fotografia per me è un qualcosa proprio di strumentale da questo punto di vista. E poi dall'altra parte invece c'è ovviamente l'ambito creativo, perché è una maniera di come dire, creare mondi diversi, avere la possibilità di dare una propria rappresentazione della realtà e una propria interpretazione della realtà. E sicuramente la fotografia è un'arte visuale che normalmente è un pochino più semplice forse da leggere, da affrontare, anche per chi non è un esteta particolare di certe cose. Cioè ci sono arti che sono sicuramente più complesse, di più complesso approccio, diciamo così, sono più difficili da avvicinare. E quindi secondo me questi sono i due motivi principali per i quali uno in generale fa fotografia. E quindi perché andiamo a parlare di fotografia su pellicola? Secondo me è perché in qualche maniera ci fa da proprio contraltare rispetto a quelle che sono le caratteristiche, non voglio dire problematiche, ma caratteristiche dell'era moderna. Cioè secondo me proprio il ragionamento è che in qualche maniera ci forza a scegliere la qualità piuttosto che la quantità, perché io quando ho un rullino so che ho un numero di pose limitato e improvvisamente, da che col cellulare faccio 1000 scatti uno dietro l'altro, quando lavoro a pellicola so che ne ho pochi e quindi ragiono prima di scattare, quindi probabilmente questa cosa mi forza a scegliere dei momenti che sono particolarmente significativi, piuttosto che fotografare la qualunque di quello che mi passa davanti, a costo di perdere delle volte ovviamente dei momenti, perché obiettivamente succede. E quindi mi viene da dire che forse quello che effettivamente dà una spinta in più alla pellicola è il concetto di emozione che trasmette, collegato appunto a questa cosa, che quello scatto che poi andrò a rivedere è uno scatto che ha un qualcosa di veramente, magari è uno scatto imperfetto, però comunque è un momento effettivo, un momento unico che io della mia vita, quindi è un ricordo in qualche maniera materico, preciso, di un momento preciso in cui ho scelto coscientemente di utilizzare uno dei pochi scatti che ho in camera, ok? E forse mi dà anche un'idea un pochino più reale di quella che è la situazione, perché in qualche maniera magari è una fotografia imperfetta, magari è una fotografia che non vado a ritoccare e quindi mi trasmette quello che era effettivamente quel momento, nel bene o nel male. Quindi anche se è una fotografia magari rovinata, però comunque è effettivamente la rappresentazione di un momento che ho vissuto, quindi è più pregno di significato, mi verrebbe da dire. E forse questa cosa va anche di pari passo con
questo momento in cui è tanto importante il concetto di inclusività, di accettazione della realtà per quello che è, senza doverla per forza trasmutare in qualcosa di perfetto. Cioè è un po' lontano dall'idea di Instagram, della gente che fa vedere la villona da ricchi, questa vita fantasmagorica che la gente ha sui social, ok? Tanto spunta il sole in questa giornata grigia, in cui appunto la gente ha questa manifestazione di far vedere sempre com'è bella, com'è brava, com'è tutto perfetto. La pellicola fa proprio da contraltare, cioè mostra una realtà molto più vera, molto più cruda, a cui in qualche maniera in realtà però forse noi siamo legati, no? Cioè mi viene da dire che io ho memoria di vita mia di momenti che magari erano tutto tranne che perfetti, erano tutto tranne che da cartoline, da copertina, però erano momenti veri di vita con magari, non lo so, i miei genitori anziani, magari con dei vestiti brutti addosso, magari in una casaccia brutta d'estate, cioè per dire, no, ricordi d'estate, sono ricordi che non sono ricordi estetici, quelli che adesso vediamo della foto nel posto strafigo. Cioè, io sono appena stata in Polinesia, quindi ovviamente mi riferisco a situazioni che anch'io delle volte come dire, manifesto come posti bellissimi, perché sono posti bellissimi effettivamente, che danno quest'idea di vita da sogno. Però probabilmente dentro di noi c'è invece quest'idea della casa di una volta, dei posti del cuore, dei nonni. Secondo me è un concetto molto, come dire, profondo, molto proprio dentro di noi, molto lontano, qualcosa che abbiamo venuto su da bambini. E secondo me quest'idea delle foto dei nonni, le foto dei nonni che rimangono, un po' ci hanno in qualche maniera forgiato quest'idea di questa fotografia che poi rimane rispetto alla fotografia di cui siamo abituati adesso, che col fatto che di base non viene stampata, col fatto che viene mantenuta su un telefono, un computer, spesso magari perdiamo questi file digitali, non stampiamo, non ci facciamo niente. E invece probabilmente abbiamo dentro di noi da qualche parte quest'idea della fotografia invece quella vera, quella che rimane lì, che dopo tanti anni la riguardi, e magari sono appunto scatti imperfetti, scatti brutti, però sono veramente gli scatti di quel momento. Quindi è un modo, secondo me, di fissare i ricordi in maniera molto più materica rispetto alla maniera sfuggente in cui, come dire, a cui siamo abituati invece adesso con le tecnologie digitali. E quindi secondo me fondamentalmente è proprio questa idea di emozione che ci dà la fotografia analogica, per questo rapporto con la matericità di quello che stiamo andando a fare, che ha un quid in più rispetto alla fotografia digitale, che rimane molto più fredda, molto più io man mano più mi avvicino alla pellicola e più trovo che la fotografia digitale mi risulti fredda. Chiaramente poi la strauso per lavoro, per avere sempre un backup delle cose, però mi rendo conto che quando si parla di momenti importanti della vita do un peso al fatto di avere un negativo che poi magari su cui poi magari non vado a fare una stampa stupidamente, perché anch'io sono figlia del mio tempo, quindi sono abituata a tenermi tutto in digitale, a pensare che tanto durerà forever, ed è sbagliato perché obiettivamente invece è proprio la cosa bella della fotografia, il poter stampare, avere in mano questa rappresentazione con questi, insomma, di questi momenti di vita magari veri, oltre che chiaramente quando si parla di fotografia artistica, che è tutto un altro settore. Cioè chiaramente il professionista approccia la fotografia anche da altri punti di vista. Io sto parlando proprio dell'idea mainstream del perché in questo momento c'è un grande ritorno della fotografia su pellicola, e questa domanda me la sono proprio fatta quando ho visto questa Pentax che è stata presentata, e ho visto che anche solo su di me in realtà ha avuto un impatto, perché ho visto, cioè mi ha fatto effetto vedere che questo corpo macchina veniva presentato, ovviamente un corpo macchina costoso con dei limiti, quindi un corpo macchina molto semplice. Non voglio dire una compatta, perché non è una compatta, ovviamente ha delle possibilità di un minimo di ragionarci sopra, però l'ho trovata carina, ho trovato un'idea ok, vado in giro e fisso certi ricordi senza nemmeno stare a pensarci troppo su, perché comunque è una fotocamera semplice, e lavorando sul mezzo formato ho tantissimi scatti da un rullino 36 posi, quindi anche a livello di costi si abbatte la situazione, e posso magari più a cuor leggero scattare certe cose, portarmi a casa dei frammenti di vita, che secondo me è proprio il ragionamento che ci sta dietro. Quindi mi viene da dire che questo ritorno dell'analogico, sia per le persone di una certa età che per anche i ragazzi
io mi metto già nelle persone ormai grandi, ok? Parlo proprio di ragazzini. Mi sembra una cosa molto bella, mi sembra che ci sia una riscoperta molto bella di quest'idea di lentezza, quest'idea di attesa, quest'idea di dare importanza ai momenti che nella vita frenetica di oggi invece un pochino, secondo me, tendiamo a perdere perché siamo in questa rush continua di lavoro, Dio dobbiamo fare, bla bla bla. E quindi niente, questo video era solo così per condividere con voi questi ragionamenti che avevo fatto in questi giorni. Se qualcuno di voi ha voglia di continuare la discussione nei commenti, vi aspetto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!